Allora, vogliamo risolvere questo esercizio e per risolverlo si intende di andare a semplificarlo in questa espressione qua. La strategia che utilizzeremo inizialmente sarà quella di andare a fare una razionalizzazione, il che vuol dire andare a moltiplicare intelligentemente per 1. Quindi qui andremo a mettere 3 meno radice di 3 fratto 3 meno radice di 3. Perché proprio questa cosa? Perché vogliamo andare a creare una differenza di quadrati tra questi due denominatori. In questo modo dunque che cosa andiamo a fare? La differenza di quadrati ci dice che siamo autorizzati a scrivere appunto la differenza tra il quadrato del primo e il quadrato del secondo se noi abbiamo appunto a più b che moltiplica a meno b, e questo ce l'abbiamo perché proprio qui abbiamo a più b e proprio qui abbiamo a meno b. Allora, una volta moltiplicato in maniera intelligente per 1, che cosa andiamo a fare? Intanto ci prepariamo il denominatore, che è la cosa più facile, perché il quadrato del primo è 9, 3 per 3. Il quadrato del secondo invece è il quadrato di radice di 3, che fa dunque 3, perché la radice si distrugge con il quadrato. Arrivati a questo punto, quindi, possiamo andare a fare tutte le varie moltiplicazioni che abbiamo da fare al numeratore. Siccome qui abbiamo 4 oggetti e qui ne abbiamo 2, in totale dobbiamo produrre 2 per 4, quindi 8 oggetti. Cominciamo con il primo. Il primo quindi lo dobbiamo moltiplicare per queste due cose. Quindi che cosa abbiamo? Abbiamo 3 radice di 6 e poi dobbiamo fare radice di 6 per radice di 3. Però che cosa notiamo? Che radice di 6 corrisponde a radice di 2 per radice di 3. Quindi quando vado a moltiplicare radice di 3 con radice di 6 equivale a fare radice di 3 per radice di 3 per radice di 2. Radice di 3 con radice di 3 fa 3. Moltiplicarlo poi a radice di 2 quindi mi lascia un 3 radice di 2. Quindi abbiamo meno 3 radice di 2. E quindi adesso andiamo a fare invece l'altro con i restanti 2. Quindi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare 3 per meno radice di 3 e quindi semplicemente abbiamo 3 per meno radice di 3. E poi dobbiamo fare meno radice di 3 per meno radice di 3 per un totale quindi di più 3. Perché come fare? Meno radice di 3 al quadrato, quindi diventa positivo e il quadrato distrugge la radice. Poi andiamo a fare radice di 2 per 3 e quindi questo mi dà più 3 radice di 2. Poi dobbiamo fare radice di 2 per meno radice di 3 e quindi abbiamo un meno radice di 6. Il segno meno 1 adesso ci sta dicendo soltanto prendi quello che è rimasto e cambia il loro segno. Quindi abbiamo meno 3 più radice di 3. E quindi siamo arrivati a produrre i nostri 8 pezzi, quindi vuol dire che abbiamo prodotto almeno un numero giusto di oggetti. Allora, questo numero giusto di oggetti dobbiamo andarlo a snellire adesso, non possiamo portarci dietro tutte queste cose. E allora che cosa facciamo? Andiamo ad analizzare tutte le cose uguali. Vedo che la prima è un radice di 6 e a fianco c'è un numero. Quindi vado a trovarmi tutte le radici di 6. A questo punto quindi ho 3 radici di 6 meno radice di 6 che mi dà un 2 radice di 6. Il prossimo nella lista è radice di 2. Quindi andiamo a vedere quante radici di 2 ci sono. C'è questa e c'è questa. E siccome sono una all'opposto dell'altro, allora si distruggono a vicenda. Per concludere quindi che cosa ci rimane? Notiamo innanzitutto che c'è anche questo 3 che si distrugge con quest'altro meno 3 e di conseguenza ci rimane meno 3 radice di 3 più radice di 3. Quindi è come avere essenzialmente meno 3 più 1. Meno 3 più 1 fa meno 2. Quindi abbiamo un totale di meno 2 radice di 3. Da non dimenticare che sotto abbiamo diviso 6. Quindi adesso il nostro problema si è ridotto a questo. Al numeratore posso andare a raccogliere il 2. Non solo. Posso raccogliere addirittura 2 radici di 3, perché appunto ricordo nuovamente che radice di 6 uno lo può vedere scritto come radice di 2 per radice di 3. Allora effettivamente compare 2 radici di 3 sia in un pezzo sia nell'altro pezzo e quindi ho 2 radice di 3, mentre che cosa rimane a questo punto? Beh, se gli ho tolto la radice di 3 e gli ho tolto il 2 rimane solo la radice di 2 e anche qui rimane soltanto quindi meno 1. Divido tutto per 6 e ci siamo, perché il 2 lo posso semplificare con il 6,
qui rimane 1, qui rimane 3. Ma attenzione, perché adesso 3 io lo posso riscrivere come radice di 3 per radice di 3. E a questo punto questa radice di 3 si distrugge con questa radice di 3 e che cosa è rimasto? Al numeratore è rimasto radice di 2 meno 1. Al denominatore è rimasto radice di 3. E questo conclude il nostro esercizio, perché adesso questo è proprio il nostro risultato. Radice di 2 meno 1 fratto radice di 3. E quindi questo è tutto il nostro esercizio. Allora, vogliamo cercare di semplificare questa espressione nel risultato in blu. Quindi che cosa andiamo a fare? Sia per quanto riguarda la prima cosa, che per quanto riguarda la seconda cosa, ossia la prima frazione e la seconda frazione, dobbiamo procedere in questo modo. Allora io ho x fratto radice di x più 1 meno 1. In questo caso vado a razionalizzare, quindi vado a moltiplicare in maniera intelligente per 1, ossia avrò radice di x più 1 e qui ci metto più. E quindi, come detto nel video precedente, vado semplicemente a ricrearmi quello che ho sotto al denominatore, ma con un segno più in mezzo, in modo da creare una differenza di quadrati. A questo punto vediamo che cosa succede. Sopra rimane x, la radice di x più 1 più x, perché sono andato a distribuire questa x in questo modo. Mentre sotto che cosa ci devo fare? Ci devo fare il quadrato del primo. Il quadrato del primo è x più 1, perché appunto il quadrato va a distruggermi la radice. E poi dovrò andare a fare la sottrazione con il secondo al quadrato. Il secondo al quadrato è 1 per 1, ossia 1. E allora che cosa è successo qui? Che questo 1 adesso si distrugge con questo 1. E sopra che cosa rimane? Rimane x, se raccolgo una x, che moltiplica la radice di x più 1 più 1 e sotto fratto x. A questo punto questo vuol dire che questa x si distrugge ed essenzialmente mi rimane soltanto la radice di x più 1 più 1. Attenzione adesso, perché tutti questi passaggi che ho fatto qui saranno molto simili a quelli che andrò a fare qui. L'unica differenza è appunto è che qui c'è un più. Allora vediamo che cosa comporta il fatto di avere questo più. Quindi una volta riscritto quel pezzo e applicato lo stesso identico discorso, posso procedere a fare anche in questo caso una differenza di quadrati al denominatore. Quindi al denominatore avremo il quadrato del primo, che consiste nell'andare a distruggere la radice, meno il quadrato del secondo, quindi sempre meno 1, quindi identico come nel primo caso si va a distruggere tutto e rimane soltanto la variabile y. Questa variabile y questa volta, perché so già che fine fa, no? Mentre prima l'ho moltiplicata e poi l'ho risemplificata, questa volta intelligentemente non lo faccio, quindi me la tengo già lì separata e in questo modo che cosa rimane? Rimane la radice di y più 1 meno 1. Quindi la differenza con il conto che ho fatto prima è che questa volta mi accorgo di questo fatto, mi accorgo del fatto che la y andrà a semplificarsi e quindi non la vado a moltiplicare. A questo punto quindi quello che mi rimane è la radice di y più 1 meno 1. Quindi la differenza con prima è che nel primo blocco trovo quella stessa funzione sommato poi 1. Qui trovo quella stessa funzione in cui vado a sottrarre 1. Quindi questa è la differenza essenzialmente. Poi il fatto che una cosa si chiama x piuttosto che y, vabbè, la variabile in genere è muta, quindi posso chiamarla come voglio, però i passaggi sono molto simili tra di loro, quindi mi devo ricordare essenzialmente che dei primi due pezzi il riquadro in blu è quello che mi servirà poi per decidere quanto deve uscire. Andiamo ad analizzare adesso il blocco 3 e il blocco 4. Per quanto riguarda questo blocchetto qui è molto semplice, perché che cosa faccio? Metto in evidenza il 4, in questo modo mi rimane x più 1, però adesso questo 4 può uscire dalla mia radice e quindi avrò meno 2 volte la radice di x più 1 e quindi questo qui è il risultato del mio terzo blocchetto. Adesso devo andare a sistemarmi l'ultimo blocchetto, che è questo, ma qui di cosa mi accorgo qui? Qui mi posso accorgere che sto trattando il quadrato di un binomio, perché ricordiamoci appunto che a più
b tutto al quadrato mi dà il quadrato del primo più il loro doppio prodotto più il quadrato del secondo. Ecco che allora qui posso individuare il fatto che questa radice quarta abbia al suo interno y più 1 tutto al quadrato. Vediamo adesso che cosa vuol dire questa cosa qui. Beh, che vuol dire fare la radice quarta? Fare radice quarta di un qualcosa equivale a prendere l'esponente che A c'ha e dividerlo per 4. Quindi se io qui ho 2, allora vuol dire che sto facendo 2 diviso 4. Ma 2 diviso 4 si semplifica ad un mezzo. Avere esponente un mezzo vuol dire praticamente avere una radice quadrata. Quindi avere la radice quadrata del mio argomento originale. Quindi in pratica che cosa sta succedendo qui? Che questa cosa è uguale alla radice quadrata di y più 1. Molto semplicemente. Ricordiamoci però che qui c'è davanti un segno meno. Adesso abbiamo tutti i pezzi semplificati e possiamo dunque arrivare alla conclusione. Perché? Cerchiamo di analizzare adesso questo pezzo blu con quest'altro pezzo blu. Se io li sommo, che cosa mi rimane? Ho uno di questi a cui tolgo due di quelli, quindi in totale avrò un meno radice di x più 1, però ancora rimane che cosa? Questo più 1 e quindi qui ci metto più 1 e quindi ho fatto la semplificazione di quei due pezzi. Adesso devo semplificare questo con questo. Beh, che cosa noto? Che mentre qui c'ho un segno meno, qui ho un segno più, quindi questi due si distruggono tra di loro. E quindi cosa mi è rimasto? Mi è rimasto questo meno 1 con questo più 1, ma allora anche questo più 1 si distrugge con questo meno 1. Di conseguenza quello che mi rimane è proprio questo qui, che è il mio risultato. Meno radice di x più 1. E questo qui è, diciamo, tutto l'esercizio visto in un colpo solo.